Ciao e ben ritrovati in Psicologia Semplice. Oggi affrontiamo un tema molto interessante, qualcosa che mi avete chiesto in molti, cioè cerchiamo di rispondere alla domanda: ma questi telefonini, queste applicazioni per cellulari, questi social network sono davvero in grado di creare una dipendenza nelle persone che utilizzano questi programmi e soprattutto nei minori? Bene, la risposta come sempre dopo la sigla. Bene, una questione cruciale: avrete letto sui giornali che poche settimane fa hanno deciso di vietare l'utilizzo dei cellulari ai ragazzi anche della scuola superiore. Credo che sia una decisione saggia, una decisione che hanno già preso molti altri paesi prima di noi e che sicuramente era importante che anche noi come italiani avessimo una maggiore attenzione a questa tematica. Vediamo di capire se possono davvero creare una vera e propria dipendenza. Voi che seguite il mio canale sapete che le dipendenze non sono solo legate all'uso di sostanze stupefacenti, ma possono essere anche legate a dei comportamenti, ma oggi cercheremo di capire come mai questo tipo di comportamento, cioè l'utilizzo di queste app e di questi social, ha questo potere di creare una sorta di dipendenza. Osservando il comportamento delle persone sul pullman, sull'autobus e in qualunque luogo pubblico, ci accorgiamo di quanto tempo le persone passino su questi mezzi tecnologici e probabilmente ci accorgiamo di quanto tempo lo facciamo anche noi. Chi ha avuto l'accortezza di provare a installare un'applicazione che misura il tempo che dedichiamo al cellulare si renderà conto che un pezzo importante della nostra vita oggi lo passiamo lì, e il vero problema è che lo stiamo probabilmente sottraendo a qualcos'altro. Come fa un mezzo come questo a creare una vera e propria dipendenza? È in grado di farlo? Assolutamente sì, a causa di meccanismi antichi del nostro cervello che prevedono che tutte le volte che ci si trovi davanti a una situazione che rappresenta un elemento di novità, il cervello produce della dopamina e la produzione di questa dopamina crea dentro di noi una sensazione di piacere. Capite che nel momento che noi scrolliamo su TikTok o su Instagram o su altri servizi di questo tipo continuamente, noi abbiamo continuamente una novità, non sappiamo che cosa troveremo scrollando, sappiamo che probabilmente troveremo qualcosa che rispecchia i nostri interessi, perché sapete bene che questi software hanno degli algoritmi che registrano e memorizzano i nostri interessi particolari e quindi possiamo essere abbastanza sicuri che scrollando troveremo qualche cosa per noi di interessante, ma non ne siamo completamente sicuri, ed è proprio questa incertezza e questa curiosità di vedere che cosa succederà al prossimo scroll che attiva dentro di noi la dopamina. L'altro elemento per il quale questi mezzi sono in grado di farci produrre dopamina non è solamente legato alla componente novità, ma è anche legato al fatto che nel momento che noi lo facciamo, in alcuni casi abbiamo maggiori informazioni su delle cose che avvengono nel mondo esterno, delle cose interessanti che potremmo giocarci a livello sociale. Avere il cellulare in mano e vedere questi contenuti può diventare un'occasione relazionale con gli altri, quindi io trovo un video interessante e lo condivido con qualcuno, e quindi può essere anche un gancio che mi consente di avere un'interazione con delle altre persone. E fino a qui siamo semplicemente sulla tematica del TikTok o dell'Instagram. Ma andiamo anche ad altri aspetti di questo funzionamento. Pensiamo ad esempio a tutti quei giochini ripetitivi che ci attanagliano. Anche in questo caso è la dopamina che entra in gioco, poiché il nostro cervello è programmato per provare piacere in ogni tipo di competizione, e quindi anche fare un semplice giochino con una pallina o con dei frutti dove noi abbiamo la possibilità di vincere, l'andare verso la vittoria, superare una piccola sfida, anche questo ci fa produrre un quantitativo di dopamina. Inoltre l'altro elemento è che tutti questi processi sono molto veloci,
E quindi la persona cosa fa? Nel momento che si stimola giocando, si stimola cercando informazioni, video, notizie, ha inizialmente un certo livello di eccitazione che vuole in qualche modo mantenere, perché la sensazione è piacevole, e si rende conto che se dovesse spegnere il cellulare o interrompere il suo gioco, questo livello di eccitazione piacevole rapidamente crollerebbe. E quindi, per non perdere quello stato interno, si continua incessantemente. C'è un altro aspetto invece più interessante, che ha a che fare con una dinamica più lenta, se vogliamo, che è quella proprio dell'interazione all'interno dei social network. Perché è così importante? Allora, partiamo dal presupposto che noi tutti cerchiamo interazioni sociali, siamo degli animali sociali, e quindi da un lato ci interessa sapere cosa succede nella vita delle persone che abbiamo intorno per non sentirci separati da queste persone, vogliamo partecipare, vogliamo sentirci connessi, quindi siamo molto curiosi di sapere della loro vita per non sentirci tagliati fuori per certi versi, ma contemporaneamente anche noi utilizziamo questi social network per cercare qualche forma di approvazione e gratificazione da parte dell'altro. Allora pensate che nel momento che io pubblico una mia foto al ristorante dove ho mangiato un fritto di pesce insieme agli amici, e io faccio una bella foto, la pubblico, a quel punto inizia a succedere qualcosa di particolare, che è la medesima cosa che avviene nel momento che io butto una fiche sulla roulette. Cioè è partito un processo davanti al quale potrà capitare qualcosa di bello, oppure potrà non accadere niente, e noi identificheremo questo niente come qualcosa di brutto. Cosa può succedere? Che io pubblico questa foto e ricevo tanti like, ricevo tanti commenti positivi, prendo contatto con delle persone con le quali magari non ho molte relazioni. C'è un amico che mi scrive: ah, che buono, anch'io sono andato a mangiare lì tanti anni fa. Quindi pubblicare qualcosa sui social network è una piccola scommessa che noi facciamo con noi stessi sulla nostra capacità di generare interesse e approvazione da parte degli altri, ed è una scommessa che ci crea questo livello di eccitazione, esattamente come il giocatore prova l'eccitazione mentre gira la pallina, perché sa che potrà accadere qualcosa di piacevole, cioè la vittoria. Ecco, nel momento che io pubblico una mia foto su Facebook, su Instagram, è come se stessi facendo una puntata. Cosa c'è in gioco? C'è la mia popolarità, c'è l'approvazione delle persone che sono a me collegate, c'è il mio riconoscimento sociale, e quindi sono in attesa che arrivi questo riconoscimento. L'arrivo di questo riconoscimento a sua volta genera in me una sensazione piacevole, non più legata alla dopamina, ma probabilmente legata alla serotonina, che è un altro neurotrasmettitore di cui abbiamo parlato in tanti altri video, che ci lascia una sensazione piacevole, cioè ci sentiamo appartenenti a un gruppo, a una comunità, e ci sentiamo connessi con gli altri. Quando parliamo di connessione noi pensiamo alla connessione a internet, ma in realtà il nostro vero bisogno è quello di sentirci connessi con le altre persone, e i social network rispondono in modo artificioso a questo bisogno, perché purtroppo sappiamo tutti che le relazioni che sono basate unicamente su like, commenti su Facebook sono delle relazioni un po' fittizie, possiamo tranquillamente dircelo, però ci danno sempre questa percezione di non essere disconnessi, cioè di essere in contatto con le altre persone. Ecco, c'è un bisogno umano molto importante dietro queste dipendenze dal social network. Dovremmo cercare di individuarlo, intercettarlo, riconoscerlo e capire che probabilmente questa fame di legami e di connessione con altre persone i social network non potranno mai definitivamente sfamarla, e quindi continuare a cercare questo livello di eccitazione nell'aspettativa di un fittizio legame con gli altri non è altro che un modo di perdere il proprio tempo e la propria vita. Quindi l'invito ovviamente a tutti voi è quello di uscire per strada, fa anche caldo, estate, ci sono tante occasioni di socializzazione e di relazioni sociali, cercate relazioni vere, e se volete mettervi in gioco, davvero non è un videogioco sul telefonino che vi darà la possibilità di sentirvi vincenti veramente.
I vostri obiettivi, le vostre vittorie devono essere legate a qualcosa che dà valore a voi stessi per la persona che siete. Ricordatevi che avete tutte queste potenzialità, mettetele in gioco e non fatevi intrappolare da questa gabbia mentale molto ben architettata da qualcuno che vuole che voi siate sempre connessi. Connettetevi con le persone. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!